Benvenuti sul canale, ormai a forza di rifare l'inizio di questo video sto finendo il tè. Comunque, benvenuti a tutti i nuovi musicisti, appassionati di musica, del music business, produttori, eccetera. Oggi andiamo a trattare un tema che per me è importantissimo ed è anche il mio lavoro, quindi mi tocca in primo luogo, ed è quello del produttore. Sigla! Oggi andiamo a trattare un tema davvero importante, perché sin dall'inizio della mia carriera ho avuto questa sensazione forte che la scelta del produttore fosse un punto focale e dalla scelta del produttore, del giusto produttore, ne derivasse il successo o l'insuccesso di un progetto musicale. Prima di tutto andiamo a mettere un po' di chiarezza su quelle che sono le figure del produttore, perché produttore è una parola un po' generica. Allora, da una parte mettiamo il produttore esecutivo, colui che scaccia il grano, diciamo, per finanziare un progetto, in questo caso un progetto musicale. Il produttore esecutivo trova un progetto interessante, una band figa, un artista solista che gli piace e dice: fermo lì, ci penso io i soldi, ti produco io, metto io i soldi per realizzare il tuo album, il tuo singolo, il tuo disco in vinile o qualsiasi altra cosa, piru piru, Montemagno ti saluto, sperando poi di trarne economicamente dei vantaggi dopo. L'altra figura del produttore è il produttore artistico. Attenzione, il produttore artistico di solito non investe sul progetto, a meno che non sia anche il produttore esecutivo. Molto spesso succede che c'è il produttore esecutivo che ingaggia pagando il produttore artistico per produrre il progetto. Ci sono casi dove le due figure coincidono, o ci sono casi dove non c'è il produttore esecutivo, o meglio, il produttore esecutivo è l'artista o la band o il cantautore che sceglie un produttore artistico per registrare e produrre il suo album. Nella mia esperienza sono stato entrambi, saltello tra una posizione e l'altra. Ci sono stati casi in cui sono stato produttore esecutivo, vi faccio un esempio degli Atlante, Atlas. Mi piaceva talmente tanto che ho detto ai ragazzi non vi preoccupate, questo lo produco io perché mi piace tanto, quindi non ho chiesto soldi per tutto il lavoro di produzione, registrazione, mixaggio e mastering, no, perché non l'ho fatto io. Oppure un altro esempio, il progetto Francamente, che a tutti gli effetti sono il produttore esecutivo perché investo totalmente io nella realizzazione delle canzoni e dell'album. Naturalmente fare il produttore esecutivo è una scommessa, come qualsiasi altro progetto imprenditoriale. Quindi io investo su un artista che penso valga, penso possa fare bene, e quindi investo il mio tempo, il mio denaro, il mio studio, le mie energie per fargli un disco figo, sperando poi di ricavarne qualcosa in futuro. Ma perché sono fondamentali queste due figure? Beh, nel caso del produttore esecutivo, che domanda fate? Trovare una persona che investe dei soldi nella tua musica penso sia la cosa più bella per qualsiasi artista. Almeno con me è stato così. Quando trovammo nel 2006 la nostra prima etichetta discografica, la Wynonna Records, che disse: ragazzi, fighissimo, ve lo paghiamo noi il disco, non ci sembrava vero. Quindi nel caso troviate una persona, un produttore esecutivo, un'etichetta che fa da produttore esecutivo, che voglia investire qualsiasi cifra sul vostro progetto musicale, non fatevela scappare, perché non capita spesso. Mi ricordo nel 2008 quando incontrammo Stefano Senardi, che diventò a tutti gli effetti il nostro produttore esecutivo, noi non ci volevamo credere. Stefano, andate a farvi un po' di ricerche sul web, è uno dei discografici più importanti e riconosciuti in Italia. Ha prodotto artisti pazzeschi tipo Giovanotti, Zucchero, Litfiba, Blue Vertigo, e ha lavorato anche con artisti enormi internazionali. Ha portato in Italia Madonna, Frank Sinatra, U2, Clapton, e mi ricordo che quando andammo a conoscerlo, tra l'altro lui ci aveva scovato su MySpace, quindi assurdo, molti di voi probabilmente non l'hanno neanche mai visto MySpace. Io ero abbastanza intimorito di parlare con una persona di questo livello che era interessata alla nostra musica. Da lì ho capito che il produttore esecutivo è veramente una persona che può cambiare le sorti della tua carriera musicale. Poi naturalmente Stefano ci ha prodotto il disco del 2008, quello poi uscito con Universal, e ancora il disco del 2010, Into the Flash,
che tra l'altro era stato coprodotto con l'etichetta giapponese, la Redton. E poi nel 2012 abbiamo deciso di sperimentare un po', abbiamo fatto Virginal Notes, che era molto più pestone, molto più rock, alternative, sperimentale, e le nostre strade si sono divise. Però tutto questo discorso per farvi capire quanto è importante un produttore esecutivo. In quel caso lì, con i Melody, la figura del produttore esecutivo e del produttore artistico erano distinte, perché Stefano ci produceva l'album, quindi pagava il nostro produttore artistico per registrare e produrre l'album. Ma perché è così importante il produttore artistico? Primo motivo: è una testa esterna dal gruppo, e questa è una cosa positiva, perché molto spesso durante il progetto creativo hai ascoltato e riascoltato 100.000 miliardi di volte la canzone che stai scrivendo, non sei più in grado di capire se è effettivamente un buon pezzo o fa cagare. E l'arrivo di una persona esterna competente che ascolta il pezzo da tabula rasa sicuramente può aiutare e migliorare sia a livello di arrangiamenti che di struttura, e può portare un valore aggiunto. Secondo motivo: naturalmente il produttore che scegliete o sceglierete è un esperto del vostro genere. Se voi siete una band rock, alternative rock, non andate a scegliere un produttore che fa trap. Quindi la scelta del produttore artistico passa attraverso l'ascolto dei suoi lavori. Bisogna andare a ascoltare quali sono gli artisti fighi che ha prodotto, come suonano quei dischi, e andare a trovare il produttore che più si confà, non so se si dice effettivamente confà, al vostro genere musicale. Esempio, mi capita spesso che mi scrivano degli artisti di musica elettronica o che fanno esperimenti elettronici e mi chiedono ci servirebbe da mixare questa roba qua, e gli dico: ragazzi, io tratto totalmente altri generi, anche se effettivamente ci sono stati 3-4 anni in cui ho prodotto solo musica elettronica tipo questa. E ho lavorato con Blisco, che è un'etichetta di Torino, producendogli pezzi elettronici. È stato figo perché non avevo mai prodotto roba elettronica, ma mi sono divertito un sacco e ho imparato a gestire quel tipo di sound, che però non mi ha fatto impazzire, non era il mio, diciamo. Mi sono divertito, ma poi ho abbandonato nel giro di 2 o 3 anni. Nel nostro caso, nel 2006, io mi ricordo che all'inizio andammo un po' alla cieca, nel senso, noi... Andrea era Andrea Fusini, che è stato il nostro produttore per tantissimi anni inizialmente, era amico di Pier, del bassista. Pier ci fa: andiamo a registrare da lui. Ok, ma non lo conoscevamo in realtà, cioè non conoscevamo le sue capacità, e quello fu in realtà un colpo di culo atomico, perché in realtà forse dovevamo registrare da un'altra parte, ma io sono contentissimo di aver registrato da lui, perché nella mia esperienza lui ha inquadrato subito qual era il nostro sound. Non solo, era una delle persone che secondo me in Italia è riuscito a raggiungere quel sound americano che cercavamo, quel pop punk che suonava americanissimo, che andava in quel periodo. Quindi è stato importantissimo trovare una persona che riuscisse ad avere quel sound lì, perché nel 2006 eravamo gli unici in Italia, o comunque erano pochissime le band che avevano quel sound lì americano. Terza ragione per cui è fondamentale scegliere bene il tuo produttore artistico è perché lui mixa. Quindi i suoni del tuo disco saranno in mano sua. Apro una parentesi, non è detto. Non è detto che il produttore artistico sia anche il mix engineer. Capita molto spesso che sia così, nel mio caso è quasi sempre così. Comunque può capitare anche che il produttore artistico affianchi la band solo negli arrangiamenti e nella registrazione del singolo, e poi si faccia mixare a un'altra persona. Quindi, ritornando al discorso che è poi lui che mixa la canzone, sappiamo tutti quanto sia importante il mixaggio nel plasmare la canzone. Quindi andatevi a ascoltare tutti i lavori che ha fatto il produttore che scegliete e andate veramente a capire se è quello il sound che volete per il vostro progetto, perché in fin dei conti sappiamo tutti che il mix alla fine determina la qualità della canzone. Immagino che non andreste mai da un produttore artistico
dopo aver ascoltato dei suoi lavori che non vi piacciono o che suonano male, non avrebbe nessun senso. Personalmente cerco sempre di capire, prima ancora di entrare in studio, cosa vuole la band. Mi faccio mandare sempre la preproduzione prima ancora di iniziare a registrare e già da lì si inizia un lavoro di miglioramento. Quindi si lavora sulla struttura, se c'è qualcosa da migliorare, da togliere. Di solito si toglie sempre un sacco di roba. Si cerca di capire se le linee vocali sono fighe, se il testo è figo. Una volta che si è fatto quel lavoro, prima ancora di entrare in studio, si parte poi con la registrazione effettiva. E lì ogni produttore artistico ha il suo metodo. Lì lavorano le orecchie. Le orecchie è l'esperienza del produttore artistico, quindi ripeto, non lo ripeterò mai abbastanza, andatevi a ascoltare i lavori che ha fatto prima di sceglierlo, perché ognuno ha un metodo diverso. Il posizionamento, la scelta dei microfoni, c'è chi edita di più, chi lascia più fuori dalla griglia, c'è chi intona e chi non intona, non so chi non intoni, però qualche pazzo c'è ancora. E sappiamo benissimo che la stessa canzone, quindi le stesse tracce mixate da 10 produttori artistici, sound engineer diversi, risulteranno 10 canzoni diverse. Quindi, ricapitolando, prima di andare a registrare il vostro singolo, il vostro album, fate una ricerca super accurata sul produttore artistico, nel caso non ci sia il produttore esecutivo, perché in quel caso molto spesso il produttore esecutivo decide da chi andare. Metto io i soldi, decido io dove registriamo. Infatti io mi ricordo che con Senardi dovetti lottare per andare a registrare da Phuzix, perché lui voleva portarci in uno studio che conosceva lui a Milano e io mi opposi essenzialmente. Riassumendo, produttore esecutivo, se lo trovate bellissimo, vi pagherà il disco, fighissimo, siete fortunati. Nel caso siate voi i produttori esecutivi, e questo accade praticamente sempre nel mondo musicale indipendente, andate a cercare una persona che nel lavoro di produzione con voi ci metta il cuore, ci metta l'anima e grazie al suo lavoro possa migliorare la canzone che avete portato voi in studio e ci metta davvero del valore aggiunto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io non ho bevuto praticamente mai. Questo tè che è diventato freddo. Nel caso vi sia piaciuto e troviate interessanti questi contenuti in ambito musicale, music business, studio di registrazione eccetera, mettete un like al canale, perché ho scoperto che se mettete il like YouTube capisce cose e lo fa vedere ad altri interessati, probabilmente interessati. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanella così vi appariranno gli altri video. E niente, è tutto per oggi, ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere se e come scegliete voi il produttore artistico per lavorare al vostro disco. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!